Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi andrà a vedere i movimenti energetici per il primo semestre per quello che riguarda il lavoro e le finanze. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato, sono anche già usciti l'approfondimento sulla crescita spirituale, sull'amore e gli affetti. Come sempre trovate tutto nelle playlist del canale. Ho ripreso quindi le stesse energie, avevamo la carta dell'appeso come energia generale, la carta della ruota della fortuna, un 9 di pentacoli al contrario, la carta dell'imperatrice al contrario, la temperanza al contrario e un 2 di pentacoli al contrario. Allora, devo dire che avere la ruota della fortuna inizio riga non è per niente male, amici del Sagittario. La ruota della fortuna parla sempre di doni, di qualche possibilità che arriva e che vi apre le porte. È una carta numero 10, è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Qui si tratta veramente di ridimensionare o di ampliare o rinnovare tutto quello che riguarda, secondo me, diciamo il settore economico e anche lavorativo. Avere la ruota della fortuna vi dà la possibilità di iniziare proprio un nuovo ciclo karmico da un punto di vista degli ingressi anche e magari anche ehm, qualcuno è in fase di cambio per quello che riguarda il lavoro. La ruota della fortuna fa riferimento anche a una persona che potrebbe arrivare in aiuto perché parla di un dono arrivato dal cielo, quindi magari è proprio un aiuto di tipo economico che vi verrà offerto piuttosto che un aiuto a livello proprio pratico, diciamo così. Normalmente comunque parla di cambi molto positivi, veloci ma positivi. Abbiamo poi un 9 di pentacoli al contrario che dipendendo in che categoria insomma siete cambia un po' di significato, nel senso che se siete senza lavoro questo 9 di pentacoli potrebbe indicare un nuovo tipo di lavoro alle dipendenze di qualcun altro. Lo andiamo dopo a vedere meglio con i mini tarocchi. Diciamo che potrebbe essere un lavoro, sì, che vi aiuta, ma non credo che sarà proprio il vostro lavoro, da qui in avanti per molto tempo, è più qualche cosa che vi servirà per un periodo. In effetti abbiamo anche l'imperatrice al contrario e appunto come vi dicevo la ruota della fortuna è come se arrivasse un qualche cosa, un'occasione, un momento che porta un miglioramento. Queste carte, diciamo così, sono un po' più sullo sviluppo di quello che potrebbe essere una solidità lavorativa piuttosto che la vostra economia. Se foste autonomi, ecco, sento che qui avete probabilmente qualche tipo di difficoltà o di sganciarvi da magari contratti precedenti, collaborazioni precedenti, oppure mi dicono che avete difficoltà a chiudere il cerchio, come vi posso dirlo? La ruota della fortuna è un cerchio che si chiude, come se doveste magari per qualcuno finire un lavoro, un appalto, magari avete una data di scadenza e si fa fatica, diciamo, ehm, a raggiungere l'obiettivo, anche perché abbiamo questa temperanza al contrario. E qui sento che c'è una sorta di impazienza nel concludere questo ciclo, appunto, perché comunque anche il 2 di Pentacoli, come la ruota della fortuna, sono carte che parlano di cicli karmici, di cicli che si ripetono. Il 2 di Pentacoli nello specifico, quando al contrario parla di una sorta di alto e basso che si sta via via appianando, ok? Quindi in realtà non è una carta negativa, però ecco, è un movimento che succederà, diciamo così, lentamente nel tempo, non è un qualche cosa che, un cambio, diciamo, repentino che sarà dovuto a questo momento di abbondanza della ruota della fortuna. È più qualche cosa che vi, diciamo, anche guadagnerete proprio durante l'arco dell'anno, secondo me, ma si farà una certa fatica a crescere. È un po' come se sì, ci sarà questo lavoro, ci sarà questa sorta di continuità, perché c'è una continuità, però ecco, probabilmente non da
non dà la possibilità di espandersi come si vorrebbe. Ma andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, sono di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se poi volete contattarmi, sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email. Bene, andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la carta del carro e nuovamente la temperanza al contrario. La temperanza, quando è al contrario, parla di una sorta di impazienza, di una sorta di disequilibrio o incapacità, se vogliamo, a star fermi nello stesso posto. E difatti abbiamo anche la carta del carro. Per qualcuno fa riferimento a una scelta che magari è proprio quella scelta che chiude il ciclo di cui ci parla la ruota della fortuna. Può parlare di un viaggio, di un trasferimento, di uno spostamento, anche semplicemente di un cambio di posizione ideologica, ipotesi. E quello che è il condottiero fondamentalmente, è colui che è perfettamente in grado di gestire la propria realtà, mm? È il dare una direzione. Per qualcuno al patrimonio, è un po' come il ok, mi sono arrivati questi soldi, mi è arrivata questa opportunità, come la sfrutto? Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli al contrario. Abbiamo un asso di spade, la regina di bastoni al contrario e la carta della luna. Può essere che ci sia qualche figura, e qui parlo di figura femminile, solo perché è uscita una regina, potrebbe anche essere una figura maschile con un forte divino femminile. Può essere una persona che magari conoscete da tanto tempo e con la quale c'è qualche tipo di confronto o di verità che potrebbe venire alla luce. Quando c'è l'asso di spade, molte volte parla anche di tagliare. Sono quelle anche verità un po' scomode che quando vengono dette cambiano gli equilibri. Qui potrebbe essere per qualcuno che se state collaborando per esempio da tanto tempo o state lavorando da tanto tempo per qualcuno, qui potrebbe esserci qualche tipo di verità che viene a galla, qualche tipo di anche paura perché abbiamo la luna, potrebbe essere qualche tipo di proiezione, magari vi aspettavate o vi hanno fatto intendere che ci sarebbe stato un aumento di stipendio piuttosto che un aumento di livello. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 3 di pentacoli e il mondo al contrario. Sì, c'è qualcosa qua inerente a qualche collaborazione, inerente a qualche questione che o non vi lascia liberi, come vi dicevo, perché comunque la carta del mondo è al contrario, o che non avete ancora completato, non siete ancora riusciti a finire questo tipo di progetto, di lavoro, o magari di contratto, non lo sento tanto, ma per qualcuno potrebbe anche essere. Andiamo a vedere la carta della temperanza al contrario, abbiamo un 5 di spade e il 9 di pentacoli che nuovamente è a testa in giù. Ragazzi, io credo che qui abbiate bisogno di mollare un po' il colpo, nel senso che avete questa carta dell'appeso che è un po' la necessità di prendersi un momento, ok, per voi, probabilmente proprio per decidere che tipo di direzione dare o alla vostra attività o alla vostra intenzione lavorativa. Se state cercando un lavoro, capire dove cercare, che tipo di lavoro cercare. Sta di fatto che, diciamo anche per quello che riguarda il vostro divertimento, il vostro appagamento, sia sul lavoro che anche da un punto di vista personale, non vi sento molto completi, molto pieni. Io credo che questa situazione lavorativa, sento che molti continuano ad avere rinnovi mensili dei contratti, quindi credo che questa cosa porti un pochettino a essere stanchi, a essere un po' sfiniti, a non potersi prendere un momento per sé. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli al contrario. Abbiamo un 3, sì, un 3 di bastoni, il 10 di spade e la regina
di spade al contrario. Sì, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa con una figura femminile, che per qualcuno, se per esempio avete un'azienda familiare, può far riferimento alla madre, o comunque è un capo, diciamo così, con il quale secondo me dovete mettere un pochettino le cose in chiaro, ok? Qui abbiamo una figura che, diciamo, una carta che parla di tagliare qualche cosa con questa regina e qui abbiamo il 10 di spade che è la fine della sofferenza, la chiusura del ciclo, è un 10 anche questo con questa regina di spade. Può essere che qualcuno decida o cambi di reparto, lo spostino, oppure che decida proprio di lasciarsi indietro una persona, non necessariamente il lavoro, può anche essere la collaborazione con una persona, eh. Cioè magari avete iniziato un progetto bellissimo e sento che per qualcuno fa riferimento ai bambini, e semplicemente cambiate collaboratore o collaboratrice o cambiate strategie, una cosa di questo genere. Ok, andiamo a vedere mese per mese di che cosa si tratta. Anche qui tenete presente che le energie, il tempo è fluido, quindi se nei tarocchi una cosa viene fuori a febbraio, per qualcuno sarà febbraio, per qualcun altro magari aprile o maggio e per qualcun altro ancora magari già la fine del 2022. Va bene, andiamo a vedere cosa abbiamo per gennaio schizzato. Asso di coppe, non male per gennaio, l'asso di coppe è un inizio, normalmente parla di inizi di tipo romantico, però diciamo che trattandosi di una stesa appunto lavorativa, potrebbe far riferimento a un nuovo incontro, magari per qualcuno è un incontro diciamo romantico sul lavoro, però lo sento più come un nuovo inizio, una nuova passione, un nuovo hobby, anche una nuova idea, qualche cosa che comincia verso gennaio. A febbraio abbiamo un 9 di denari, guardatelo qui, è la terza volta che si ripete. Però a febbraio, scusate, è come se ci fosse una sorta di appagamento, probabilmente risuona con la ruota della fortuna, perché può essere che ci sia ehm, una sorta di premio, diciamo così, può essere un dono di tipo divino, può essere un dono di tipo monetario perché avete tanti tanti denari, anche qui è uscito un 7 di denari che ha un po' l'energia della temperanza che avevate già qui sopra due volte, quindi probabilmente marzo potrebbe essere un periodo un po' più tranquillo, un po' più di attesa, di... Per qualcuno come la sensazione che ci sia il pensare a come gestire il lavoro nel caso si volesse pianificare una gravidanza. Andiamo avanti. Vediamo che cosa vi danno per maggio, aprile, maggio e giugno. Ecco. Abbiamo un fante di bastoni, la carta della luna e un cavaliere di spade. Bene, direi che con questo fante di bastoni ad aprile, se non doveste avere collaboratori, se state cercando collaboratori, il fante di bastoni potrebbe essere qualcuno che vi dà qualche nuova idea. Di solito è un'energia molto entusiasta, piena di risorse, piena di energia proprio. Quindi potrebbe anche essere una persona, appunto, quella nuova collaborazione che magari arriva. Potrebbe anche essere, dov'è? Qui la regina di spade, con la quale magari avrete un, diciamo, un incontro ravvicinato nel periodo di aprile, la luna che avevate già qui, quindi sì, lo sento molto come se risuonasse con questa fase della parte sopra. Mi parla di un pochettino di nostalgia, ragazzi. Qui c'è qualcuno che ha delle paure o ha vissuto, si renderà conto delle proprie proiezioni, perché poi con questo cavaliere di spade ho la sensazione che qualcuno vorrebbe togliersi velocemente da una determinata situazione o collaborazione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, così vi dico qualche cosa in più anche per quello che riguarda questa linea. Asso di coppe.
Fante di bastoni nuovamente al contrario e 8 di spade. Allora, io qui credo che verso gennaio potreste conoscere questa persona, questo fante di bastoni, ehm, che magari, ripeto, potrebbe essere anche una conoscenza da un punto di vista romantico, magari può essere che qualcuno conosca una persona da un punto di vista del lavoro, ma questo 8 di spade mi dà da pensare che siate un pochettino, mm, diciamo, in una tonalità bassa. L'otto di spade è sempre una carta che parla di pensieri autoboicottanti, di paure, vi ricordo che comunque avete qui due volte la luna, parla di sensi di colpa. Potrebbe essere il figlio del capo? Andiamo avanti, vediamo il 9 di... Ok, 7 di pentacoli un'altra volta, o 7 di denari, visto che nei commenti mi hanno scritto cosa sono questi pentacoli. Ok, e 4 di coppe. Guardate, io fondamentalmente diciamo, nella fase dell'inverno inoltrato vi sento fortemente, diciamo, in un momento di soddisfazione personale, di appagamento personale da un punto di vista sia lavorativo che economico. Ripeto, non è che sento tutta questa espansione a livello economico, però non vi mancheranno, cioè i soldi gireranno, magari non arriverà, non diventerete ricchi durante questi primi 6 mesi, però non vi potete lamentare per quello che riguarda l'aspetto economico. Scusate, economico. Andiamo a vedere 7 di denari. Abbiamo la regina di denari al contrario e un asso di coppe al contrario. Sì, probabilmente quello che qui a gennaio potrebbe iniziare, ma non inizia a causa di questo 8 di spade, sento che a marzo potrebbe avere un pochettino più di magari concretezza. Il 7 di pentacoli mi dice che qui siete in una fase di attesa, di anche di cure, perché comunque è una carta che parla di qualcuno che è lì in attesa, ma guarda questa pianta mentre fiorisce, gli dà energie, la controlla che sia sana. Quindi anche qui c'è una sorta di studio del momento, c'è una sorta perché avete anche la luna, è un po' come se qui cercaste di andare a fondo delle cose senza accontentarvi di quello che si vede in superficie, mi viene da dire. Andiamo avanti, fante di bastoni. Asso di spade e un'altra volta il 9 di pentacoli, ragazzi. Però qui veramente, se questo 9 di pentacoli mi diceva che qualcuno potrebbe doversi staccare da una certa realtà in questa fase della lettura, io vi dico che, diciamo, tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, qui arriva l'indipendenza economica. Ripeto, non è che diventiate ricchi, però ci sarà un salto a livello economico e notevole, direi. Vi dico, può anche essere inerente a questo nuovo inizio perché avete due assi e sopra o sotto c'è il fante di bastoni, quindi davvero potrebbe essere un collaboratore, una collaboratrice nuova ehm, che conoscerete, che incontrerete o semplicemente magari una persona che per qualcuno potrebbe anche essere una persona del passato, con la quale si inizierà qualche tipo di nuovo discorso, diciamo così, molto proficuo. Andiamo a vedere la luna, perché qui sento che è come se aveste voi paura. Abbiamo la carta dell'appeso e il 6 di pentacoli. Sì, infatti, sento che avete un po' paura, ma grazie alla carta dell'appeso riuscirete a vedere, eh, diciamo, il risvolto, se vogliamo, il lato B della medaglia, per quello che avete anche qui l'appeso. Siete un attimino, ok, mi godo il risultato, adesso vediamo come va. Il 6 di pentacoli mi dice che siete in una fase dove state o avrete bisogno di stare attenti ai tipi di spese che farete, non investire troppo, cercate di essere un po' oculati verso maggio. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, abbiamo un 10 di spade che avevamo già qui, no, se ne è girata un'altra. E il 2 di bastoni. Sì, probabilmente perché, ok, questa cosa che vi offriranno, questo nuovo impiego, questo nuovo progetto, può portare e porterà di fatto
L'abbondanza a livello economico porterà degli ingressi in più rispetto a prima. Non dico appunto che diventiate ricchi, però ho come la sensazione che qualcuno abbia voglia, lo stesso, di guardare oltre, di guardare al futuro. Verso giugno ho la sensazione che qualcuno vorrà chiudere o questo ciclo di collaborazione, perché magari non è così proficuo come vi avevano o come vi aspettavate, oppure può essere, perché comunque qua c'è un 2 di pentacoli, quindi può darsi che voi abbiate già un'attività, un'azienda, un lavoro, magari anche dipendente, che stiate iniziando a cercare nella prima fase del 2023 di mettervi in proprio. C'è un progetto che ha tutto il potenziale per svilupparsi, ma sento che in realtà è come se non risuonasse al 100% con voi. C'è qualche cosa che dovete rivedere con anche un po' più di determinazione, visto che avete comunque il Cavaliere di Spade a fine lettura. C'è la volontà comunque di guardare avanti. L'unica cosa che vi posso dire è di fare un pochino attenzione verso maggio ai tipi di investimento che dovrete fare. Cercate di essere oculati. Spendete, ma spendete il giusto. O date all'altra persona il giusto tempo, la giusta attenzione, le giuste risorse, né troppo poco, ok? E comunque c'è anche di nuovo qui la carta dell'appeso che è l'energia generale, per cui vi sento che sarete un po' guardinghi. E comunque la fase più alta, se vogliamo, a livello economico, la sento tra febbraio e maggio, ok? Non dico che a giugno ci saranno perdite o cose del genere, però può essere che magari per ampliarvi o per guardare al futuro, come dice questo 2 di bastoni, ci sia la necessità di fare dei nuovi investimenti. Ok? Per qualcuno potrebbe essere una macchina, ve lo dico, potrebbe essere necessario cambiare o un mezzo di trasporto che si usa per recarsi al lavoro o cambiare un mezzo che si usa proprio sul luogo di lavoro per lavorare. Vedo dei cingolati, quindi per qualcuno può essere proprio i macchinari, ehm, i macchinari che si usano al lavoro, appunto. Va bene, andiamo a vedere un'ultima carta con questi oracoli. Vediamo che consiglio vi vogliono dare in chiusura. Wow, qua vi dice un po' di lasciare andare, di staccarvi, di abbandonare il bisogno di controllare come vanno le cose. Semplicemente vi dice cercate di essere e di vivere la vita nel momento presente in cui siete adesso, senza probabilmente preoccuparvi troppo di quello che dovrebbe, potrebbe essere il futuro, insomma. Ricordatevi che la mente crea e quello che noi pensiamo oggi crea il futuro. Non dico di domani, ma di dopodomani o di tra una settimana, sì. Quindi cercate di controllare il modo in cui pensate, il modo in cui state manifestando la vostra realtà. Amici del Sagittario, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se volete supportare il mio lavoro potete comunque sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, non saltare la pubblicità, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!